che cosa parliamo quando parliamo di precarietà? Precarietà sociale, antropologica, psichica e spirituale. Allora, la precarietà è una categoria, direi, tornata di moda, perché la si applica facilmente alle categorie economiche del mondo del lavoro, per esempio. Ora, sarebbe illusione o illusorio pensare che l'uomo non sia in sé già precario. L'uomo, la sua condizione ordinaria, la sua condizione normale è quella della precarietà. E la precarietà vuol dire che deve fare i conti l'uomo da sempre con alcune sue caratteristiche che possono assumere valenze diverse se noi le cogliamo nell'ambito più culturale o più economico, insomma, quelle della vulnerabilità, per esempio. Noi siamo, come dire, soggetti, uomini in grado di fare cose meravigliose, fare cose straordinarie da un certo punto di vista. Possiamo costruire cattedrali e andare sulla Luna, ma forse riusciamo a fare tutto questo, e lo dico paradossalmente, grazie alla nostra vulnerabilità. Se siamo vulnerabili, siamo certo facilmente feribili, ma siamo anche, proprio grazie a questo, costretti a costruire delle strategie che tengano a bada in qualche modo, che proteggano, che rendano meno dolorosa la vulnerabilità. Ecco, l'idea di progetto è qualcosa che nasce non dalle capacità, come si dice sempre. Oggi poi si usa una parolaccia, che è la parola competenza, che viene usata come dire il formaggio che metti sulla pasta. Non è tanto questo, non è la competenza, a meno che tu parli di una competenza negativa, cioè di una competenza della tua vulnerabilità. Tu sei competente, ovvero sei consapevole della tua vulnerabilità, e a partire da questo, certo, stai sul crinale in cui puoi anche scivolare in quello che si chiama il sentiero sdrucciolevole e finire naturalmente malato, escluso, eccetera. Ma puoi anche, partendo da lì, costruire un progetto, e la parola progetto vuol dire getto qualcosa di fronte a me, dinanzi a me. Dunque, questo rapporto tra progetto e vulnerabilità è, credo, una delle cose che l'uomo porta in sé da sempre, è l'umano che noi portiamo dentro. Ora, naturalmente, accettare che io possa essere un uomo precario, la mia precarietà che sta dentro questa vulnerabilità nei confronti della possibilità persino di essere, l'unica cosa certa che ho è quella che in qualche modo morirò. Questa è una dimensione la più certa che ci accompagna. Ma questo non vuol dire che devo, a partire da questo, rinunciare a vivere. Anzi, io, proprio per questo, io faccio della mia precarietà esistenziale, fondamentale, ineliminabile, una società che volesse proteggerci, eliminare la mia precarietà, perché è una società che mi cura tutti i particolari, sono le cosiddette società igieniche, le società salutiste, che sono naturalmente dittatoriali a un certo punto, perché perseguono l'idea di una società che elimini la precarietà fisica, la precarietà psichica, la precarietà di ogni natura. Queste sono destinate a fallire o a trasformarsi sostanzialmente in forme di sottile dittatura. Bene, no, l'ipotesi è diversa. È la precarietà che ci appartiene, che ci obbliga a guardare innanzi, a progettare costantemente la vita, a tenere a bada i rischi dello sdrucciolare, dello scivolare, a pensare che nella precarietà individuale ho bisogno della partecipazione dell'altro, ho bisogno comunque della comunità, ho bisogno di chi mi sta vicino, perché affrontare la precarietà che ci appartiene fondamentalmente da solo vuol dire essere condannato in qualche modo a questo rischio di scivolare indietro. Ecco, allora di nuovo, vede, la parola precarietà ha un contenuto progettuale, un contenuto di legame alla comunità, agli altri, alla famiglia, insomma a quello che si vuole. Se io non fossi precario non avrei bisogno di nessuno. Immaginiamo di essere un uomo non precario nella vita, non precario nell'esistenza, non precario nella mia biologia.
di cosa avrei bisogno? Di nessuno. Sarei una specie di Dio trasportato sulla terra. E siccome non sono Dio ma sono un uomo, farò di questa mia precarietà in qualche modo qualche cosa che diventi un progetto di vita. Naturalmente sto parlando della precarietà esistenziale, perché evidentemente se questo viene collocata dentro il mondo del lavoro le cose cambiano, allora evidentemente la precarietà diventa uno strumento, può diventare uno strumento di grande insicurezza, di grande perturbazione della vita evidentemente. Però è anche vero, nel bene e nel male, che dobbiamo fare i conti con una società che, come dicono i grandi sociologi, ormai è diventata talmente fluida e liquida che se tu non hai imparato l'arte del surf rischi di annegare facilmente. Non sarà una gran bella cosa, non sarà una cosa che ti può, come dire, salvare la vita, ma è la condizione dentro la quale noi rigiochiamo la nostra carta, che è la carta dell'uomo, che è la carta dell'uomo da quando uomo è uomo. Dotarci degli strumenti, delle mappe concettuali, delle mappe cognitive, delle mappe affettive per poter affrontare questo mare in cui si deve surfare, questa è la grande sfida.